Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi porto in Molise, precisamente ad Agnone, che si trova quasi alle porte dell'Abruzzo per la tipica ndocciata. Prima di spiegarvi bene cos'è, devo dire che non ero sola, ma con me c'era anche Flavia, del canale La Viaggiatrice dei Poveri. La riconoscerete dal video precedente che abbiamo fatto insieme sul viaggiare da soli. Durante il nostro cammino verso il centro del paese troviamo dei ragazzi che si stanno preparando, vestiti con cappe e cappelli della tradizione contadina, e scopriamo come vengono chiamate le persone che portano le famose ndocce. Allora, praticamente state preparando per l'accensione. l'accensione della E com'è ndoccia. tipo? Ma le voi che siamo- le trasportate? Come vi chiamate? Contrada qua, indocciato. Non c'è. Il gruppo è contrada 4. Ah, perché fate Sì, contrade? sono 5 contrade. Ah, ok, quindi ogni contrada ha la sua Sì. ndoccia. Le ndocce di Agnone sono uniche nel loro genere, realizzate dagli abitanti delle borgate agnonesi, con abete bianco e fasci di ginestre secche, facilmente infiammabili, dall'altezza variabile dai 4 agli 8 metri. Ogni anno, da epoca immemorabile, all'imbrunire dell'8 dicembre, accompagnati dal rintocco delle campane del paese, centinaia di portatori accendono le ndocce, incamminandosi lungo il corso di Agnone, che diventa all'improvviso un colossale ed emozionante fiume di fuoco. La nostra discesa. Prima della sfilata ci concediamo un giro per il paese e degli assaggi ai mercatini di Natale. Una pasta frolla fatta con lo spunto. Cipiglietto. Dove troviamo molti prodotti locali e non. Ed anche artigianato locale, come questo ragazzo che creava bicchieri e altri oggetti con disegni fatti con la sabbia. E non esce! Fantastico! Mentre passeggiamo per i mercatini incontriamo anche un asinello, con i pastori che girano per il paese. Aspettando la ndocciata, Gabriella, che ha insieme alla sua amica Cristina il progetto I Suoni del Molise per la predisposizione di tour legati ad eventi particolari nel Molise, ci accoglie a casa sua per riscaldarci ed assaggiare l'amaro di Agnone, un liquore di erbe e frutta sapientemente selezionate. È buono, è dolce, però poi è un po' forte, infatti ho dovuto prendere l'acqua per... No, è dolce, è buono. Le cose più dolci salgono poi, non ci scordare. La processione, riconosciuta come patrimonio d'Italia per la tradizione, inizia alle 18. Attraversa tutto il paese come una luminosa scia di fuoco, in un'atmosfera di luci e musiche natalizie. Prima sfilano i contadini con i prodotti della terra. E poi gli indocciatori, con le torce singole, quelle più piccole. Poi seguono quelle da 6, 10, 20 fino ad arrivare all'ultima, da 24 ndocce, per un peso di circa 140 kg. Ad animare la sfilata anche piroette e coreografie di fuoco dei portatori di ndocce. Le radici risalgono all'epoca romana, quando le tribù dei Sanniti le usavano come fonte di luce durante gli spostamenti notturni. In epoca più recente le ndocce servivano ai contadini per illuminare gli impervi sentieri
che dalle campagne portavano al centro di Agnone per assistere al prodigioso evento della Natività il 24 dicembre. E si conclude con il grande falò della fratellanza, che ha il significato di gesto purificatore. Chi ha avuto la fortuna di assistere a questa spettacolare quanto suggestiva processione di fiamme e scintille racconta di una lunga, interminabile emozione, poco descrivibile se non vissuta, per l'appunto dal vivo. E io non posso che essere d'accordo. Dopo l'andocciata, Gabriella ci ha gentilmente preparato una tavolata piena di prodotti tipici di Agnone e del Molise, come il caciocavallo con la marmellata di tartufo, soppressata del Molise, stracciata, focaccia, vino salice ed infine anche dei dolci tradizionali, preparati tutti da lei, tra cui le famose ostie. Per concludere non mi resta che ringraziare la mia splendida compagna di viaggio Flavia e soprattutto Gabriella e Cristina dei Suoni del Molise e il suo gruppo di amici che sono stati una perfetta compagnia. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione per andarle a seguire su Instagram, YouTube e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace. E fatemi sapere nei commenti se avete mai partecipato ad una manifestazione del genere e quali sono le manifestazioni tradizionali del vostro paese.